Ti guardi allo specchio e vedi la tua pancia prominente? Potrebbe essere un problema di postura, ma non solo. Scopriamolo insieme nel video. Ciao, sono Danila Anzalone, laureata in scienze motorie e massofisioterapista. Da 25 anni mi occupo di benessere e attraverso questo canale aiuto le persone ad avere uno stile di vita più sano. Nella maggioranza dei casi, le cause di un addome prominente o comunque di una pancia gonfia sono da ritrovare nella postura e nello stato infiammatorio generale di tutto il corpo, in particolare degli organi della cavità addominale. Cerchiamo di capire meglio insieme. Per quanto riguarda la postura, siamo tutti interconnessi, la nostra macchina biologica è perfetta ed è interconnessa. Uno dei muscoli più importanti connessi proprio con gli organi dell'addome, che sono disposti nella nostra cavità addominale, quindi all'interno della pancia, è il diaframma. Un muscolo di cui io parlo sempre, lo trovate sempre in tutti i miei video perché è un muscolo fondamentale. Prima è il primo muscolo della nostra respirazione, quindi è quello che ci fa respirare. Secondo, è un muscolo importantissimo sotto tanti aspetti perché è collegato con la colonna vertebrale, è collegato con la zona cervicale perché è innervato dal nervo frenico, parte dal tratto della testa, dal tratto cervicale, innerva il diaframma ma anche gli organi interni, anche lo stomaco, l'intestino, quindi tutto interconnesso. Anche lo stato di ansia è collegato appunto col respiro, col diaframma, quindi un muscolo importantissimo che vi consiglio di approfondire la sua conoscenza. Vi lascio anche un link in descrizione con tutti gli esercizi di stretching per il diaframma e per i muscoli poi che vediamo tra poco. Quando respiriamo il diaframma, che è come una cupola situata qui sotto la nostra arcata costale, si alza e si abbassa ed è proprio un muscolo, quindi si contrae e si rilassa. Ma il nostro respiro purtroppo a causa dello stress, chi non è stressato alzi la mano, ovviamente no? Siamo sempre di corsa, siamo un pochino tesi, tante cose da pensare, quindi non badiamo al nostro respiro. Di conseguenza il diaframma non fa tutto il suo percorso, no? Che deve fare nel momento in cui si contrae e si rilassa, ma essendo un respiro corto, un respiro sempre un po' affannato, comunque il minimo proprio per sopravvivere, perché non gli portiamo attenzione, quindi il diaframma rimane contratto, a volte si blocca proprio, cioè nel senso che fa proprio fatica a muoversi, infatti ci può dare dolore, fastidio, proprio fiato corto. Il diaframma non fa il suo movimento completo e quindi viene a mancare quella funzione proprio di massaggio degli organi interni e di drenaggio che è fondamentale. E questo quindi può provocare gonfiore addominale. Un altro muscolo importantissimo, collegato, connesso con gli organi interni, in particolare con l'intestino, è l'ileopsoas, un muscolo grande, importante, che parte dalla zona lombare e arriva all'interno nella coscia ed è l'unico muscolo che collega la parte superiore agli arti inferiori, quindi un muscolo molto importante, dove proprio si appoggia l'intestino. Quindi capite che se questo muscolo è in tensione, è contratto, può andare a peggiorare, comunque a creare infiammazione sia sulla colonna vertebrale, proprio anche a modificare la postura, sia a infiammare l'intestino con cui è connesso. E quindi spesso si parla di connessione tra mal di schiena e malfunzionamento dell'intestino, no? Comunque dell'apparato gastrointestinale. Perché sono proprio collegati. Per esempio, se abbiamo il muscolo iliopsoas contratto, una delle sue funzioni è quello di tirare in avanti la colonna vertebrale, cioè soprattutto la zona lombare. Quindi ci troviamo in questa posizione, la zona bassa della schiena aumenta, diciamo, la sua curva fisiologica lombare, la sua lordosi, e si dice che si ha un atteggiamento di iperlordosi, quindi con un'anteversione del bacino. E questo cosa provoca? Proprio ancora più sporgenza a livello addominale. Da questo possiamo capire questa connessione tra una postura alterata e un addome prominente. Ovviamente per pancia prominente intendo un gonfiore addominale. Ovvio, non sto parlando della pancia riferita al grasso, cioè dovuta a un eccesso di accumulo di grasso. In quel caso non basterà prendersi cura della postura piuttosto che degli stati infiammatori, cioè non solo, ma dovremo anche lavorare da un punto di vista
proprio dimagrante, quindi per eliminare massa grassa, quindi con il giusto movimento e la giusta alimentazione. Il primo consiglio che mi sento di darvi è proprio quello di controllare la vostra postura, di capire com'è il vostro respiro, perché è importantissimo ogni tanto fermarsi, ascoltarsi, sentire se riusciamo ad avere un respiro grande, a riempire completamente i polmoni, quindi avere una buona capacità polmonare e respiratoria e appunto verificare se ci sono delle tensioni particolari a livello della colonna, della schiena, della parte posteriore delle gambe. Solitamente tutta la parte posteriore è più in tensione, quindi fare degli esercizi di stretching e esercizi posturali per ritrovare un po' l'equilibrio, insieme a esercizi respiratori che aiutano ad allentare la tensione sul diaframma. Vi siete mai accorti, vi siete mai ritrovati in un momento dove eravate molto presi dalle cose da fare e vi siete proprio detti non sto respirando, oppure vi siete proprio accorti che facevate un respiro minimo molto corto, molto alto, magari sulla zona della gola o delle spalle, quindi tutto completamente in tensione? Scrivetemi nei commenti se vi è capitato e in quale occasione. Come vi dicevo all'inizio del video, la seconda causa nella maggioranza dei casi per quanto riguarda l'addome gonfio, l'addome prominente, è legata agli stati infiammatori. In particolare ovviamente quelli degli organi interni, quindi stomaco, intestino e visceri, ma in generale di tutto l'organismo. Purtroppo siamo tutti soggetti a doverci difendere da diciamo attacchi esterni o cose non naturali per l'uomo, come per esempio l'inquinamento ambientale, oppure i cibi troppo processati, industrializzati, o lo stress psicologico, oppure la sedentarietà, e questo provoca uno stato infiammatorio di tutto il corpo, non solo degli organi interni ma anche della muscolatura. Quando è in tensione, quando è contratta, produce stato infiammatorio costante e cronico purtroppo. Ovviamente chi più chi meno, perché dipende dallo stile di vita, quindi se possiamo descrivere il nostro stile di vita pessimo, discreto, buono o ottimo, in base a quanta attività fisica facciamo, in base a quanto cibo spazzatura mangiamo o quanto siamo attenti invece alla nostra alimentazione, ai posti che frequentiamo, se siamo sempre chiusi da qualche parte o stiamo anche all'aria aperta in mezzo alla natura. In base a tutti questi aspetti, come descrivereste voi il vostro stile di vita? Anche la muscolatura liscia degli organi, che è quella che provoca la peristalsi, la digestione, no? Il movimento intestinale, anche questi vengono compromessi nel momento in cui c'è infiammazione, nel momento in cui c'è tensione, quindi non favorisce la digestione, non favorisce lo svuotamento completo a livello dell'intestino, e quindi cosa succede? Si innescono processi di fermentazione e di infiammazione. Questo sicuramente contribuisce a provocare gonfiore addominale e questa pancia sporgente di cui parliamo. Per migliorare questo stato infiammatorio e magari evitare di peggiorarlo, quello che posso consigliarvi è di prendervi cura di voi stessi e del vostro stile di vita. Cosa vuol dire? Migliorare sicuramente l'alimentazione, migliorare la respirazione e il movimento, quindi l'attività fisica, lo stretching, tutto quello che può favorire la detossinazione della muscolatura, il rilassamento e anche la tonificazione muscolare. Prendersi del tempo per fare qualcosa che vi piace, qualcosa che vi fa rilassare o vi fa divertire, per abbassare anche lo stato di stress. Questo vi aiuterà a migliorare intanto il vostro stato di benessere generale, ad avere più energia e migliorare il gonfiore del vostro addome. A questo proposito vi lascio il link in descrizione per prenotare una consulenza gratuita con me per qualsiasi argomento: benessere fisico, perdita peso, integrazione, per avere più energia, per dormire meglio, per sgonfiare l'addome, qualsiasi cosa, ne parliamo insieme. Se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale per restare aggiornato sui miei contenuti. Ciao!